Un'altra scala che porta a fare considerazioni particolari sulla nomenclatura e sulla definizione delle note da alterare è quella del Do bemolle maggiore, la scala in tonalità di Do bemolle maggiore. Perché vi anticipo, questa scala ha necessità di avere 7 alterazioni per poter seguire la sequenza di una normale scala maggiore. Solita definizione iniziale: che cos'è una scala maggiore? È una sequenza di 7 note, ognuna con un nome diverso, che hanno una distanza prestabilita, predefinita fra ognuna delle note, e quindi ognuno degli intervalli sarà già predefinito. Prendiamo come riferimento la scala che normalmente viene utilizzata per spiegare una scala maggiore, la scala di Do maggiore. È la più usata, è la più semplice, perché in effetti segue l'evoluzione naturale dei tasti bianchi sul pianoforte. Quindi c'è un tono fra il primo e il secondo grado della scala, in questo caso Do, il secondo grado il Re, un tono fra il secondo e il terzo grado, quindi fra il Re e il Mi in questo caso, mezzo tono, un semitono fra il terzo e il quarto grado, in questo caso il Mi e il Fa, un tono fra il quarto e il quinto grado, che in questo caso è il Fa e il Sol, poi fra il Sol e il La, quindi quinto grado e sesto grado ancora un tono ancora fra sesto e settimo grado, La e Si, e poi mezzo tono, chiedo scusa, fra il settimo e l'ottavo, che è di nuovo il Do, così come il primo. Ok, quindi praticamente questa è la sequenza. Se la seguiamo abbiamo quella melodia che noi conosciamo, che è questa, che ci fa capire che stiamo suonando, e quindi stiamo interpretando una scala maggiore, in questo caso la scala del Do. È chiaro che se noi partiamo da un'altra nota che non è il Do, in questo caso partiamo dal Do bemolle, questa sequenza andrà rispettata, e stiamo parlando del Do bemolle. Il Do bemolle è una nota che sembra non esistere, perché in effetti noi abbiamo sempre detto che prima del Do c'è il Si, cioè non c'è un cosiddetto, c'è solo un semitono, quindi non c'è il tasto nero, ecco, se vogliamo interpretarla sulla tastiera del pianoforte. Però, in effetti, dato che qualunque nota può essere alterata, ho una nota Do, la voglio abbassare di un semitono, la chiamerò Do bemolle, vediamo che succede. È chiaro che stiamo entrando quasi nella filosofia della musica, però poi vedremo che in effetti, dato che ogni nota può essere alterata, è possibile che una nota che normalmente noi chiamiamo Si possa essere nominata e quindi avere il nome di Do bemolle. Quindi sto parlando del Do bemolle, che è questo, cioè ho preso il Do e l'ho abbassato di un semitono, e quindi avrò la mia tonalità. Quindi se la scala di Do ha la sequenza delle note per fare la scala maggiore, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, molto logicamente la scala di Do bemolle maggiore avrà la stessa sequenza della scala di Do con tutte le note in bemolle, quindi Do bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, Fa bemolle, così via, Sol bemolle, La bemolle, Si bemolle. L'ho scritta sul pentagramma, per chiave di violino, chiave di basso, doppio pentagramma, così prendiamo confidenza anche col doppio pentagramma. La chiave di Sol la conosciamo, e questa qui, le note che interpretiamo sono quelle che abbiamo visto fino ad ora, cioè il Re, in questo caso il Re si trova subito sotto al pentagramma, il Mi sul primo rigo, il Fa sul primo spazio, il Sol sul secondo rigo, il La sul secondo spazio, poi il Si, poi il Do, che è quella che diciamo in questo caso fa da tonica, quindi quella che definisce la tonalità, sta sul terzo spazio, poi il Re, il Mi, così via. La sequenza è quella che conosciamo. Lo stesso vale se volessi scrivere le note in chiave di basso, in genere la mano destra del pianoforte, la mano sinistra del pianoforte, mentre questa parte qui è interpretata dalla mano destra. La modalità di scrittura è la stessa, l'interpretazione è diversa. Il Do, per esempio, che in chiave di violino si presenta sul terzo spazio, e in chiave di basso si presenta sul secondo spazio. Il Re, che sta sul terzo rigo, mentre invece in chiave di violino si trova sul quarto rigo, e lo stesso vale per esempio per il Mi, che sta il Mi in questo caso è al posto di quello che sarebbe il Do, quindi sta sul terzo spazio, mentre invece il Mi in questo caso sta sul quarto spazio.
Questo è giusto per dare una nomenclatura, non vogliamo fare nessuna lezione teorica, giusto per capire, avere più diciamo, una certa dimestichezza e un'interpretazione di quelle che sono le note scritte sul pentagramma in chiave di basso. La facciamo suonare, vediamo che sono tutti bemolle, il sistema ovviamente ha chiamato tutte bemolle, quindi questo è un do bemolle, questo è un re bemolle, un mi bemolle, un fa bemolle, un sol bemolle, un la bemolle, un si bemolle, un do bemolle, ok? E ancora un re bemolle che è è la stessa nota che prosegue ovviamente sul pentagramma superiore. Facciamola suonare e vediamo vediamo, quali tasti vengono premuti. Già l'abbiamo notato e l'abbiamo definito prima. Questo qui è un do bemolle, sta suonando il si, questo è il do abbassato di un semitono. Do bemolle, ovviamente. Re bemolle, mi bemolle, fa bemolle, mi fermo un attimo, fa bemolle ha la stessa problematica del do bemolle. Chiaro che io in questo caso il fa ho dovuto abbassarlo di un semitono, quindi il mio fa è diventato un fa bemolle. Ricominciamo da capo, eccolo qui, fa bemolle, sol bemolle, la bemolle, si bemolle, do bemolle, stiamo andando in chiave di violino, bemolle, do bemolle, re bemolle, mi bemolle, ok. Questa è la descrizione della scala in tonalità di do bemolle maggiore, con l'alterazione di tutte le note e con il chiarimento e la spiegazione del fatto che ogni nota dovrà essere abbassata di un semitono. Passiamo alla descrizione canonica. Sappiamo che si possono mettere le alterazioni e quindi le alterazioni di impianto si trovano tutte all'inizio della pentagramma accanto alla chiave, quindi nell'armatura di chiave. I miei bemolle abbiamo visto sono 7, scrivo 7 bemolle. Le note verranno scritte così come abbiamo visto, invece che con l'alterazione accanto a ogni nota, le note verranno scritte senza alterazione, perché sappiamo che ognuna di queste alterazioni influenzerà le note nel pentagramma, e quindi praticamente se questo qui è un'alterazione, è un bemolle sul rigo del si, quindi è l'alterazione del si bemolle, tutti i si, qualunque si verrà alterato e dovrà essere suonato un si bemolle. Per cui facciamola suonare subito, tanto l'abbiamo capito il movimento. Vediamo che sta suonando il do, il re, mi fermo un attimo, questo qui è do, anche se vediamo che preme si, ma è proprio il problema teorico che ci dà questa soluzione, il problema, è la nozione teorica che ci dà questa soluzione, cioè io ho scritto do, so che il do, eccolo qui, è alterato, mettiamoci su questa chiave che forse è più pratica per noi, se ho scritto do, eccolo qui, è do, so che ho alterato il do perché c'è il bemolle in do, io devo suonare il do bemolle, che suona il tasto si, però ecco, quindi in effetti io sto lavorando con do, anche se qua vediamo premuto il tasto si, sto lavorando col do bemolle maggiore, quindi do, re, mi, fa, sol, la bemolle, si bemolle, do bemolle, re bemolle, mi bemolle e così via. E poi ancora do bemolle. E questo qui. Allora, penso di non aver creato confusione, più che altro per chiarire in effetti. Il do bemolle è una nota che esiste. È chiaro che partire in tonalità di do bemolle fa nascere alcune domande, ma che bisogno c'è? Poi scopriremo, forse in qualche incontro precedente l'abbiamo già spiegato, che queste note in ogni caso nascono naturalmente in alcune altre tonalità, cioè partire dal do bemolle no, però ci sono alcune tonalità che a un certo punto ci obbligano a nominare la nota che noi normalmente chiameremmo si, nominarla e chiamarla do bemolle. Concludo dando la solita regola, che è quella che oramai tutti conosciamo, cioè sull'associazione, cioè io vi ho detto in questo momento che do bemolle ha 7 bemolle, ma se io volessi sapere
quando vedo sette bemolli, sette bemolli o bemolle, pare che si possa dire in tutti e due i modi, a me mi viene più naturale dire bemolle al plurale, però mi pare che si possa dire anche bemolli, ho sentito dire così, a me mi suona un po', diciamo, non naturale, però vabbè, comunque sette bemolli o sette bemolle, dobbiamo tenere in considerazione l'unica cosa che dobbiamo ricordare a memoria, cioè la sequenza delle alterazioni. Questo vale per i bemoll e vale per i diesis. In questo caso per il bemolle la sequenza è Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa. E la regola che oramai dovremmo conoscere sta nel fatto che la tonalità che esprime un gruppo di sette bemolli nell'alterazione di impianto sta nell'individuare il penultimo bemolle e troveremo che il penultimo bemolle è il bemolle del Do, quindi Do bemolle. Questo bemolle, diciamo questo bemolle, ricordando che questa è la posizione del penultimo bemolle, capiamo che la tonalità è quella del Do bemolle, ok? Quindi questo vale per tutte le costruzioni con i bemolle, se ne avessi quattro farei Si, Mi, La, Re. Il penultimo bemolle, se avessi quattro bemolle, sarebbe il La, quindi mi troverei che quattro bemolle esprime e quindi incide sulla tonalità del La bemolle. Re, il penultimo è il La bemolle. E da qui, quindi abbiamo capito che con sette bemolle, come si fa con sette bemolli a capire qual è la tonalità, cioè che è quella del bemolle. Al contrario, se volessi sapere quanti bemolle, quindi quante note devo alterare nella scala del Do bemolle, vabbè che è quasi naturale, Do bemolle viene prima del Do, quindi sono tutti a sette, già ci viene naturale, però sempre secondo la stessa regola devo ricordare la sequenza dei bemolle, Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa. So che il penultimo bemolle è la tonalità, aggiungo un bemolle perché il penultimo è quello della tonalità, ma devo aggiungere un bemolle per sapere quanti sono tutti i bemolle, quindi aggiungo un bemolle e ottengo anche il bemolle del Fa. Quindi 7 sono i bemolle che mi servono per definire la sequenza dei bemolle nella tonalità maggiore. Ok, con questo penso di aver esaurito anche l'argomento scala maggiore in tonalità di Do bemolle. Eh, eh, Penso che continuerò ancora perché ci sono poi alcune cose che diventano quasi curiose, però sono simpatiche per chi vuole approfondire. Per chi vuole fare musica così, giusto per suonare, l'argomento penso che possa considerarsi esaurito qui. Vi ringrazio e vi saluto.